Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi tornerò ad ascoltare Dimash che canta stavolta No al New Wave del 2019. Questa è una canzone che nella versione originale si intitola Vocalize o Ascolta la voce di Lara Fabian, ditemi se è corretto. Non ho ascoltato neanche l'originale, quindi non la conosco, per cui sono molto curioso di ascoltare cosa farà Dimash su questo palco. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione e mi raccomando attivate i sottotitoli nella vostra lingua. Andiamo ad ascoltare insieme. Igor Crotoi. Ночь исчезает до утра. Мы с тобой два беглеца, убегаем от себя. Я слышу шорохи, шаги, нежный шепот вопреки. Я не чувствую земли, лечу. Знай, у любви на небе есть кричат. Дай твое сердце в руки взять, скачай. Знай, у влюбленных два крыла, в небе бьют колокола. Любовь рвет сердца. Край засыпает без тебя. У меня в гостях мечта, у нее твои глаза. Ok, allora, stanno succedendo delle cose sul palco che devo identificare meglio. Allora, c'era questa specie di struttura sul palco in cui lui è entrato, però c'era anche questo specchio dietro in cui compariva questa donna con cui probabilmente lui sta parlando, a cui è dedicato questo testo, qualcuno che non c'è più, qualcuno che l'ha lasciato oppure che proprio non c'è più in generale. Adesso devo leggere meglio il testo perché sto guardando traduzione. Allora, adesso torniamo indietro e cerchiamo di capire meglio e magari fatemi sapere anche voi nei commenti. Interessante, molto interessante il fatto, come sempre, che quando Dimash e Igor Crutoi collaborano insieme cercano sempre di mettere in piedi delle performance molto visive a 360 gradi. L'avevamo visto anche in altre esibizioni, l'abbiamo visto con Passione per esempio, veramente una performance estetica al 100% e non soltanto una canzone. Quindi per cogliere tutte queste sfumature, anche questi simbolismi che ci stanno dietro, bisogna veramente ascoltare il brano più volte. Non basta un primo ascolto, anche perché bisogna prima ascoltare lui cosa sta facendo a livello vocale, poi bisogna leggere il testo, capire il testo, poi capire anche tutti questi simbolismi e questa gestione anche del palco, di queste strutture sul palco. Questa è arte, avanguardia,
pura, veramente molto bello. Torno un attimo indietro e poi andiamo avanti con l'esibizione. Allora, intanto mi piace sempre molto come, guardate come è concentrato fin dall'inizio, veramente è sempre sul pezzo Dimash, veramente bravo a interpretare. Struggentissimo questo inizio con i violini, col flauto che si sente qui in sottofondo. Ah, e poi volevo dire anche, mi sembra di aver capito che la canzone originale appunto sia di Lara Fabian senza testo, c'erano appunto dei vocalizzi liberi con pochissime parole al suo interno, invece in questa versione Dimash praticamente ha inserito le parole, non so se scritte da lui o scritte da qualcun altro, in ogni caso c'è proprio un testo, credo che stia cantando in kazako, anche se purtroppo io il kazako non lo so, ma mi sembra, avendolo già sentito cantare nella sua lingua, che sia appunto in kazako. Appunto questa è una versione sua personale, credo sempre in collaborazione con Igor Krutoi, ma fatemelo sapere come sempre nei commenti. Andiamo avanti, vediamo un po' qua sulle prime note cosa fa. Ночь исчезает до утра. Мы с тобой два беглеца, убегаем от себя. Я слышу шорох и шаги. Vedete qua compare questa donna allo specchio, sembra quasi un fantasma che appare in questo specchio, credo che sia proprio uno specchio, però non capisco come hanno generato questo ologramma, non so se è un riflesso particolare oppure se è proprio una proiezione olografica o semplicemente uno schermo che sembra uno specchio ma che ha entrambe le funzioni, non lo so. Questo non lo so dire, però è veramente intrigante anche questa struttura, sembra quasi una porta, una porta che porta a una stanza sospesa nel nulla, veramente particolare, strano. Poi adesso sto leggendo anche il testo, vediamo cosa dice dopo. Нежный шепот вопреки. Я не чувствую земли, лечу. Знай, у любви на небе есть sembra comparire e scomparire questa figura dietro di lui, sembra che stia quasi parlando lui nel testo di un'esperienza quasi mistica, non saprei, è veramente anche criptico nelle parole che sta usando, però molto interessante. Lui ha questo suono sempre veramente molto caldo, gioca molto col soffiato su queste note basse, meno del solito devo dire, però comunque utilizza l'aria nei punti in cui gli serve, ma rimanendo sempre su questo registro di petto molto caldo, molto pieno, corposo, veramente con queste basse profonde. Lui è molto bravo in questo, veramente molto bravo. Твое сердце в руки взять, скачай, знай, у влюбленных два крыла, в небе бьют колокола. E poi questa struttura, come vedete, si muove, quindi è pilotata e governata da dietro. Sono veramente molto incuriosito, sto guardando più quello che c'è dietro di lui che lui stesso. Vabbè, scusatemi, adesso andiamo avanti e magari analizziamo un po' meglio quello che fa lui. Però sì, sono veramente curioso di capire meglio questo simbolismo che c'è dietro. Засыпает без тебя. У меня в гостях
я твои глаза. Знай, мои чувства бьют набат. Я ищу горящий взгляд. Невозможно описать твой взгляд. Sono veramente ipnotizzato anche da tutto quello che sta succedendo dietro, questa figura che compare di nuovo come uno spirito che infesta un po' questo luogo, è abbastanza inquietante devo dire, e anche tutte queste immagini che compaiono dietro, no? In movimento, quindi ti ipnotizzano veramente con questa con queste immagini, con questi colori, guardate, è veramente suggestivo da vedere, e bellissimo e ipnotico pure il fraseggio vocale e musicale che sta facendo Dimash, molto originale, non banale per nulla, molto belle, sono proprio belle le note, sono molto curate. Я ищу горящий взгляд. Molto bello. Невозможно описать твой взгляд. Qua la sua voce inizia a diventare più tormentata perché insomma sta parlando con qualcuno che non c'è o che non c'è più e vorrebbe che lui vorrebbe che fosse lì, insomma, quindi c'è un po' di tormento nella voce e nelle parole. Qui ovviamente è salito di ottava, quindi rispetto all'inizio che appunto modulava la sua voce nel registro di petto, come dicevamo prima, qui invece va su un'ottava più acuta, con questo suono sempre molto soffiato e molto femminile, l'abbiamo già sentito altre volte, e lui è molto bravo a cantare in questa tessitura che inizia già ad avere, a sembrare un po' la tessitura di un soprano, ecco. Знай, о любви на небе есть печаль. Bello. Твое сердце в руки взять, встречай. Qua ti spara qualche nota buttata lì che sembra facile, ma in realtà so già per certo che sono delle note veramente scomode, e poi inizia già a giocare un po' con la voce, fa un po' questi melismi, adesso li vorrei riascoltare, veramente molto belli qua. Esatto, anche già da un po' prima, Есть печаль. Sì, comunque. Fa un po' questo fraseggino qui con questo break vocale voluto per enfatizzare un po' questo melisma, molto carino, molto bello, sempre ben fatto, lui è precisissimo veramente in tutto quello che fa. Твое сердце в руки взять, встречай. Questa nota qui te la spara così, ma vediamo che nota è. È già un Do 5, quindi così te lo fa con facilità, con scioltezza, ma in voce piena, con questo suono veramente tenorile, lirico, veramente bravo, zero fatica, come vedete, veramente rilassatissimo, veramente super. Beh, ricompare. О влюбленных два крыла. В небе бьют колокола. Любовь рвет сердца. Ma così. Wow. Bellissimo.
Ah, vabbè. Fiamme. Ma cosa? Ah. Sì. Ciao. Ciao. Allora, vabbè, allora scusate se ho interrotto tante volte all'inizio perché veramente l'exploit è veramente alla fine. Nella seconda metà del brano succede di tutto e bisognerebbe veramente riascoltare tutto quanto per capire tutto quello che è avvenuto. Andiamo indietro perché è troppa roba, veramente. Incredibile, un'esibizione pazzesca. Allora, eravamo più o meno qui e da qui in poi succede un po' di tutto, perché intanto fa questo acuto ehm, che inizia, no, a diventare più incalzante e più, insomma, diventa sempre più alto. Не бьют колокола любовь. Sì. Рвет сердца. Ok, quindi qui sale di tonalità, sta sempre su questo Do, comunque Do 5, assolutamente, la tonalità viene diciamo modificata dall'arrangiamento e tiene questa nota veramente a lungo con sempre pulizia, facilità, sentite com'è pulito il suo suono quando tiene queste note lunghe, non c'è mai un momento di incertezza, di instabilità, di una sporcatura non voluta, è veramente una macchina, veramente bravo, sempre molto bravo a gestire la gestualità sul palco. E qui c'è un crescendo assolutamente incalzante anche della parte orchestrale. E qui è bellissimo perché emerge questo fuoco, queste fiamme dietro che sembrano un po', non so, sembra un po' una canzone veramente tra l'inferno e il paradiso, no? Questa dimensione un po' spirituale, interessante, tra il peccato invece e la redenzione, non lo so, mi dà un po' quell'idea lì. E dopo addirittura questa donna si vede che non solo compare dietro di lui, ma inizia a fluttuare nell'aria. Questa è proprio un'attrice che viene legata e viene fatta, che viene sollevata in questa situazione. Andiamo a vedere. Non so se si vede già qui, forse dopo. Ipnotiche queste fiamme, veramente belle. Eccola. Questa situazione è veramente molto suggestiva. Le fiamme dietro, il contrasto tra il rosso e il giallo delle fiamme con il blu delle luci e il blu del vestito di lei che viene sollevata come se fosse una specie di entità spirituale, un angelo, non lo so. Veramente interessante, un colpo d'occhio veramente notevole. E lui che fa questi fraseggi particolari, etnici, con la voce, con questa modulazione di glottale di queste note, veramente intrigante, interessante, non banale, molto preciso, nonostante stia facendo delle cose, delle modulazioni molto veloci con la sua gola, con la sua laringe, veramente bravo.
Wow. Qua mi sembrano un po' quasi dei fraseggi un po' arabi, non lo so, che ricordano un po' dei canti tradizionali, sì, sicuramente non occidentali, ecco, assolutamente no. Veramente molto interessante. Poi sentite veramente una precisione. Se noi analizzassimo le note che fa con uno strumento, con un Melodyne, non lo so, con qualcosa, le note che sta facendo qui dal vivo sono veramente perfette, cioè si sente proprio che sono precisissime, incredibile, a quella velocità e con quelle modulazioni è veramente difficile. Poi vabbè. Poi ti spara questi acuti. Qua siamo su un Sol 5, ok, molto rock. Poi fa tutti questi ribattuti, riascoltiamoli un attimo. È come se facesse... fa tutti questi ribattuti molto veloci ma molto molto precisi, una tecnica utilizzata moltissimo anche nel pop per fare melismi molto veloci, ma lui qua lo sta facendo in una chiave nuova, quindi sta creando un nuovo genere che non è assolutamente pop, è molto di più, è un'unione di musica classica, musica etnica, pop anche sì, rock sì, perché fa questi acuti comunque molto rock, però è tutto insieme, veramente un'esperienza notevole. Poi queste fiamme che compaiono anche sul palco, non solo visivamente dietro negli schermi, ma anche sul palco ci sono queste fiammate veramente incredibili dal punto di vista scenico. Eccolo. Qua invece col suo consueto timbro da sopranista va a fare queste note in M2 molto acute e qui ti spara questa nota sempre in M2 veramente altissima. Che nota è? È già un Fa 6, incredibile, così con facilità, con questo suono leggero, pulito, veramente pazzesco, non c'è altro modo di definirlo. Questo qui è veramente da alieno, ha fatto uno staccato velocissimo su questa nota molto alta, che è sempre un Re 6, quindi altissima, sempre in M2, con questo staccato precisissimo, come se fosse una macchina, cioè, sembra veramente che abbia i tastini, on, off, veramente incredibile. No, vabbè, impressionante. Bellissimo. Bellissimo anche questo finale, veramente d'avanguardia, con il pianoforte che rimane protagonista, ma allo stesso tempo di dietro si sente un loop elettronico di batteria elettronica, molto efficace, interessante, quindi mette insieme anche la musica elettronica con la musica classica, con la tradizione, veramente in una commistione veramente di generi incredibile, veramente incredibile. Bravissimo, questi fraseggi che fa alla fine sono pazzeschi, da giù di testa, impressionante, fatto dal vivo così, non ho mai sentito una cosa del genere, veramente incredibile. Fatemi sapere cosa ne pensate e quale potrebbe essere la prossima reaction su Dimash. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!